verificherò che la sua pupilla si dilati e si restringa nel modo corretto, ok? Per quanto riguarda l'11° nervo cranico, andremo a vedere se la muscolatura, soprattutto quella del collo, funziona correttamente. Ninfea ASMR. Compress. Ok. Prego, entri pure. Salve, piacere. Sono la dottoressa Erika. Allora, mi dica tutto, come mai quest'oggi ha prenotato una visita neurologica? Tanto scusi, mi tolgo lo stetoscopio, tanto oggi non ci serve. Ah, ok. Che tipo di incidente ha avuto? Ok, un attimo che apro la sua cartella. Perfetto. Ok. E che sintomi ha avuto dopo l'incidente? Ok. Che tipo di disturbi visivi? Ok, che sono rientrati entro 10 giorni. Ok. Ah, perfetto, ok. Quindi dall'incidente sono passati 40 giorni, non ci sono state fratture. Inizialmente mi diceva qualche problema di equilibrio e ovviamente ha tenuto, certo, il collarino. Perfetto. Allora sì, il suo medico di base ha fatto benissimo a consigliarle una visita neurologica, perché è sempre bene stabilire, diciamo, la corretta funzionalità dei nervi cranici, soprattutto a seguito di un trauma. Quindi oggi andremo a effettuare un esame completo, ma assolutamente indolore, che possa, insomma, certificare il corretto funzionamento appunto di tutti e 12 i nervi cranici. Sì, guardi, davvero non si preoccupi, perché è un esame molto molto tranquillo e persino rilassante, se vogliamo. Ok? Meraviglioso. Allora, vi segno altre 2 cosine e poi iniziamo. Ok, allora, il primo nervo cranico è quello olfattivo. Lei ha avuto problemi a avvertire gli odori recentemente? No. Vabbè, se soffre di sinusite è normale, ma assolutamente transitorio. Comunque, adesso le farò annusare alcune essenze e lei mi dovrà dire semplicemente cosa percepisce. Quindi annusi pure. Perfetto, limone, chiaramente profumo di limone. Facciamo la prova con un'altra essenza. Ecco, sì, meraviglioso cioccolato. Ho scelto 2 profumi anche molto buoni. Assolutamente sì, chi non ama il cioccolato.
Bene, ora abbiamo i nervi cranici che si occupano degli occhi, quindi della vista, ma anche del corretto movimento degli occhi, della reazione pupillare. Quindi andremo a fare alcuni test per capire se è tutto a posto, tanto più che all'inizio mi diceva di aver avuto qualche piccolo disturbo visivo, anche se poteva essere legato ad altro, quindi però adesso andiamo a verificare. E i nervi che andremo a controllare sono il secondo, il terzo e il sesto, che sono appunto i nervi legati alla vista o comunque al movimento oculare, alla sensibilità e alla reazione pupillare. Perfetto, la prima cosa che andremo a determinare è il suo campo visivo per capire se ci sono anomalie oppure se il suo campo visivo è a posto. Lei per caso ha familiari che soffrono di pressione alta degli occhi, glaucoma? Ok, allora me lo segno. Diciamo che adesso andiamo a verificare appunto il campo visivo. Se ci dovessero essere anomalie potrei prescrivere una visita per il controllo della pressione degli occhi. Comunque adesso verifichiamo subito. Guardi dritto davanti a sé e mi dica quando le mie mani scompaiono dal suo campo visivo. Pronto? Ok. 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 Ok, direi che non c'è alcuna anomalia del campo visivo, quindi questa è un'ottima cosa. Facciamo un altro test. Lei deve guardare la punta di questa penna e seguirla con gli occhi. Esatto, andremo a vedere il movimento oculare. Pronto? Ok, meraviglioso. Anche in questo caso è tutto assolutamente a posto. Quindi quello che riguarda il terzo nervo, che è quello oculomotorio, non abbiamo alcun problema. A questo punto andrò a verificare la sua reattività pupillare, quindi dovrà semplicemente guardare la luce e io verificherò che la sua pupilla si dilati e si restringa nel modo corretto. Ok? Ok. Perfetto, meraviglioso. Ora andrò a verificare il riflesso consensuale. Praticamente le metterò una mano qui, infatti vado subito a indossare i guanti e andremo a vedere com'è, diciamo, la dilatazione e il restringimento della pupilla in un solo occhio, quindi quando viene illuminato un solo occhio. Tanti guanti mi serviranno anche per dopo.
Meraviglioso, anche dall'altra parte. Perfetto, anche in questo caso assolutamente nessuna anomalia. Ok, si è compilato tutti i campi relativi ai tre nervi cranici, appunto, che regolano la vista. Problemi visivi proprio a livello di acutezza visiva ne ha riscontrati? No, quindi diciamo che era solo quel problema che lei mi riferiva del vedere alcune lucine proprio nei giorni subito successivi all'incidente. Allora, se sono rientrati direi che non ci sono problemi, anche perché è tutto assolutamente a posto. Allora, adesso ci occupiamo del quinto nervo, che è il nervo trigemino, che in realtà regola un sacco di cose. In particolare regola la masticazione. Quindi il primo test che andremo a fare è, diciamo, la simulazione di una masticazione. Lei per caso ha una gomma da masticare per rendere il tutto ancora più verosimile? Meraviglioso, allora può mangiarla. Esatto, è proprio nel momento in cui va a rompere, diciamo, i cristalli esterni, quindi quando va a rompere la parte più croccante io proverò a sentire se è tutto a posto, quindi toccherò leggermente la sua mandibola. Prego. Ok. Ok. Ottimo. Ok. Meraviglioso. Per quanto riguarda la sensibilità termica, lei sente correttamente le sensazioni di caldo freddo quando ad esempio si lava le mani? Sì, perfetto. Allora quello che andremo a fare è, diciamo, cercare di capire la sensibilità tattile, se è conservata al 100%. Quindi ho qui dei cotton fioc, prendo uno e andrò a toccare alcuni punti del suo viso. Lei mi dovrà dire, tenendo sempre gli occhi chiusi, dove l'ho sfiorata con questo cotton fioc. Va bene? Chiuda gli occhi e mi dica dove l'ho sfiorata. Perfetto, ora ok, meraviglioso. Adesso sul naso, assolutamente sì. Ultimo test. Ok, sul mento. Perfetto, la sensibilità al tattile è assolutamente conservata. Perfetto, a questo punto non si spaventi, ma andrò a prendere un ago sottile, 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 un piccolo spillo per capire se la sensibilità al dolore è conservata. Sarà veramente una puntolina superficialissima, quindi non si preoccupi che non sentirà alcun dolore vero e proprio, ma sarà solo una piccola piccola puntura. No, non le uscirà sangue, ma ci mancherebbe. Perfetto, le avvicino leggermente al suo viso e mi dica dove sente leggermente pungere.
Tenga gli occhi chiusi. Ok, ultima, ma direi che stiamo andando benissimo. Meraviglioso. Ok, direi che il nervo trigemino sta benissimo. Quindi, allora, ok, per quanto riguarda invece il settimo nervo cranico, ovvero il nervo facciale, dovrò fare alcuni test di resistenza, diciamo. Lei deve spalancare grande grande la bocca e io cercherò di richiuderla proprio per capire se la motilità è perfettamente mantenuta. Ok? Perfetto, quindi apra forte la bocca. Ok, perfetto. Faremo la stessa cosa con le guance, quindi gonfi forte 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 le guance. Pronto? Ok, perfetto. No, vabbè, ma se esce poco a poco aria è normale, non si preoccupi, ci mancherebbe. Ok. Ora è una cosa un po' particolare, però serve al fine di stabilire se tutto è a posto. Provi a chiudere forte 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 le palpebre e io cercherò di aprirle. No, non le farò male assolutamente. Quindi, pronto? Chiuda forte forte forte. Ok, bene, direi che anche il settimo nervo cranico è assolutamente a posto. Meraviglioso. Allora, per quanto riguarda il nervo acustico, lei per caso ha effettuato di recente un esame audiometrico? Di recente intendo a seguito dell'incidente? Ok. Ah, meraviglioso, meraviglioso, quindi proprio una visita otorinolaringoiatrica. Ok, allora aspetti che dovrei averla qui nella cartella. Ok, oh, eccola qui, eccola qui, eccola qui. Meraviglioso, quindi possiamo anche passare oltre. Sì, allora, per quanto riguarda il gusto, lei ha notato alterazioni? Sente il gusto in modo diverso? Oppure ha avvertito una diminuzione del senso del gusto? Ok? No. Ok, meraviglioso. La gomma da masticare che ha ancora in bocca ha un sapore, ok, deciso, perfetto. Se vuoi la sputi pure, serviva solo per stabilire se la masticazione fosse corretta, quindi se il movimento della mandibola fosse corretto. Però per stabilire se la sua lingua, diciamo, funzioni correttamente, spalanchi la bocca e tiri fuori completamente la lingua. Ok, meraviglioso, non rilevo nessun problema. Ok, per il decimo nervo cranico, il nervo vago, ho bisogno di vedere la sua deglutizione, che però, se lei mi dice essere normale, proveremo solo a simularla, e poi se l'ugola risponde correttamente, quindi le chiedo per favore di spalancare la bocca e dire una A molto secca, ok?
Ok, aspetta, faccia di nuovo. Ok, meraviglioso. E ora toccherò un attimo il suo pomo d'Adamo, il suo collo. E ok, provi a mandare giù semplicemente saliva, una deglutizione in questo modo, ok? Un attimo, lo rifaccio un'altra volta. Ok, meraviglioso. Anche qui non ci sono problemi. Per quanto riguarda l'11° nervo cranico, andremo a vedere se la muscolatura, soprattutto quella del collo, funziona correttamente. Questo è un test piuttosto importante perché dobbiamo andare a capire se appunto ci sono stati danni. Lei ha portato anche il collarino, comunque ha avuto il colpo di frusta, quindi questo è un test piuttosto importante. Quello che un attimo che segno, per quanti giorni il collarino? Ok, l'ho tenuto a lungo. Dunque, ora io andrò a toccarle, diciamo, la parte prima destra poi sinistra del collo e lei deve opporre resistenza dall'altro lato, deve cercare di contrastare la mia spinta, ok? Perfetto, come se lei dovesse proprio contrastare la mia forza, contrastare, fare forza di resistenza, ecco. Quindi pronto? Forte, 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 forte. Ok, perfetto, facciamolo anche dall'altra parte. Forte, 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 forte. Ok, meraviglioso. Ok, allora per quanto riguarda l'ultimo nervo cranico, il 12°, bisognerebbe vedere i movimenti della lingua. Prima l'ha tirata fuori e andava benissimo, visto che il movimento è già molto buono, però ora provi a tirare fuori lunga lunga la lingua e a rotearla. Esatto, perfetto. Sì, sì, posso vedere così, quindi fuori bene. Ok, ok, ora muova la lingua. Ok, un attimo che la tocco qua dove ci sono i muscoli. Ok, meraviglioso, perfetto. Allora, abbiamo finito. Allora, innanzitutto stia assolutamente tranquillo perché è tutto a posto. Si tranquillizzi anche il suo medico di base che ha richiesto giustamente la visita specialistica. Mi segno giusto 2 appunti sull'ultimo nervo. Perfetto, check. Ok, è tutto a posto, ma non ne dubitavo perché comunque mi sembra in gran forma. Quello che le consiglio è comunque di monitorare soprattutto quello che riguarda l'equilibrio. Lei in questo momento non ha problemi, anche dal referto della visita otorinolaringoiatrica ho visto che non è stato riscontrato né alcun problema di udito né di equilibrio, quindi mi sento di stare tranquilla. E mi raccomando, tenga sotto controllo la pressione oculare, anche se il campo visivo è perfetto. Sì, diciamo che non ho bisogno di consigliarle in questo momento una visita specialistica, quindi vada pure tranquillo. Allora mi segno 2 cose.
sì, soprattutto se è stata così, anche perché mi faccio vedere, sì, ormai ha assunto una colorazione quasi gialla, quindi è proprio alla fine del suo percorso, anche se è durata parecchio questa ecchimosi. Beh, del resto, insomma, purtroppo in caso di incidente può succedere. Ottimo, allora io le stampo comunque il referto, preferisce riceverlo via mail? Ok, glielo stampo così arriva direttamente alla segretaria fuori. Meraviglioso. Aggiungo proprio 2 note, quindi arnica direi. L'arnica può metterla anche quando una botta o comunque un liquido è fresco, assolutamente sì. Ottimo. Bene, allora stia assolutamente tranquillo,